Metto una pausa a queste salite perché non è possibile. Vaffanculo. Beh, inutile dire che sono ripartito in moto e ovviamente le cose non sono andate come previsto, ma inutile che vada troppo avanti. La cosa era partita con un giro nelle Apuane con Carlo. Girare nelle Apuane mi è sempre piaciuto e nonostante la temperatura bassa avevo pensato che fare un giro lì con Carlo sarebbe stato un ottimo modo per riprendere e andare un po' più seriamente in moto. Allora, questa è una strada un po'... cioè, il navigatore me lo indica come strada, quindi a me mi importa assai, però a un certo punto teoricamente dovrebbe portare a una via che non è proprio asfaltata. Avevo pensato di fare un percorso su una strada sterrata, bianca. È chiaro che prima bisognava arrivarci a questa strada e non era scontato. Ma sul ghiaccio sei passato? Arrivo. Come cazzo ti aiuto io? Aspetta che io qui non ti posso neanche Aspetta. Ma sull'unico pezzo di ghiaccio dovevi andare. Aspetta, ce la fai a non muoverti? Ci provo. Non siamo manco ancora entrati. Allora, io qui ho provato a credere che se io spaccavo il ghiaccio e facevo un percorso per far uscire la ruota del GS, non sarebbe caduto il GS. Mi piace sognare. Oddio. Vai, aspetta, non ruotare il manubrio, vai diritto. No, Dio, Non volevo che ci fosse. Carlo, ma porco. Aspetta. Ah no, tanto la faccio scivolare. Che hai da dire? Che mi manca lo sguardo. Ti adoro, mi sei mancato. Andiamo, va? Allora, pronti? Avevo chiesto a Carlo di accompagnarmi per fare un po' una prova, fare un giro nelle Alpi Apuane, cercare magari un paio di strade bianche e vedere un po' come mi sentivo. Lui, per darmi manforte, era venuto con un GS Adventure 1250, così in due non ne facevamo uno in grado di fare un vero sterrato, e andava bene così. Ok. E qui a sinistra. Com'è, a posto? Sì, diciamo che non mi sento un cazzo sicuro. Dai, magari ci si scioglie un po'. Qui ci potrebbe essere ghiaccio. C'erano 0 gradi e avevamo già preso ghiaccio. Ero sicuro che qualche problema in questa galleria ci sarebbe stato. È tutto un po' in contropendenza, fastidiosissimo, perché non voglio prendere pezzi col ghiaccio, sennò vado giù. Com'è? Molto bello. Mi sto sciogliendo un po', però insomma. Sciogliamoci. È un bel trauma di nuovo con questa questione sui terreni qua e con gomme che non conosco. No,
questo dovrebbe avere poco dislivello, roba così. Oh, guarda là che meraviglia, guarda là. Carlo, dopo si sale lassù, questa salita qua su. Sì. La verità è che stavamo procedendo abbastanza bene, il terreno non era di più facili, ma ce la facevamo, riuscivamo ad andare avanti e i panorami, erano incredibili. Ma dove cazzo siamo? Guarda che cazzo di spettacolo! Eravamo arrivati in quella che probabilmente era una cava abbandonata. Ma l'asfalto non era brutto. L'asfalto? Io la cava continuavo a vederla bene da lontano, cioè non avevo bisogno di... Ma scusa, è meglio vederla da qua. Sì, sì, bella, bella. Bella? Ma non balla, ma balla anche un po'. Ballare balla. Ridevamo e scherzavamo, ma forse Carlo non lo sapeva, ma per me questo momento è stato uno dei più belli di tutta la giornata, perché finalmente, grazie a lui, stavo tornando ad apprezzare la moto, l'esplorazione, ed era bellissimo. Ci siamo? Il navigatore mi dice circa 2,5 km. Circa. Sì. Saremmo usciti da un tunnel che andava lì sotto. E qui abbiamo trovato un posto particolare. Comunque devo dire, ora la seconda volta mi sto iniziando a divertire un po' di più, sono più tranquillo. Queste sono strade bianche che stanno facendo un po' smosse, un po' ghiacciate, però sono tranquillo perché sono con Carlo. Quindi bello perché mi sta ripartendo la passione, sono contento. Eccolo. Che poi voglio dire, sfido chiunque a non farsi tornare la passione in panorami del genere, no? Allora, ora la speranza sarebbe di trovare, cioè di non trovare nessuno sbarramento né niente di chiuso e poter raggiungere l'asfalto. Sarebbe la speranza. No. 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 Ma che cazzo. Questi saranno 20 metri. Strada chiusa. E strada chiusa. Bisogna tornare tutto indietro. Vaffanculo. Si tornerà indietro.
ma c'era una macchina dietro quella sbarra rossa e ho pensato, ma non è che qualcuno è venuto a chiuderci dentro? E quindi nel dubbio l'unica cosa da fare era correre all'inizio dello sterrato e sperare che non ci fosse un cancello. Adesso è il momento della verità. Cancello aperto o cancello chiuso? Allora, non ho capito se c'era un cancello o no. Fatto sta che c'era una macchina che ci aspettava. Probabilmente avevano visto che eravamo entrati e ci volevano semplicemente dire che da lì non si arrivava da nessuna parte. In effetti la sbarra era chiusa. E qui, ho voluto portare Carlo in un posto particolare che non necessita di grosse presentazioni, no? C'è un lago di là, laghetto. Sì, sì. Andiamo a vedere, va. Come si chiama questo posto qua? Ghiaccio, non camminarci sopra. No, ci metto solo le ruote della moto io. A piedi non mi diverto. Si chiama Cava in Ro. Quello che Carlo ancora non stava realizzando è che lo stavo facendo riposare, perché a breve lo avrei portato in un posto che ci avrebbe messo tutti e due alla prova. Ah, hai visto? Rapido e indolore. Una passeggiata di salute. Ma sì. Te lo consiglio al medico. Ma sì. Senti, provare a salire un po'? Andiamo a vedere com'è. Questa maledetta cava. Ho provato a salirci, penso 7 volte. E 6 di quelle volte sono state un fallimento totale. E a vedere il fondale anche questa volta sembrava difficile. Come va? Ora inizia a salire. Bello ripido, eh. Dai che forse ce la stavamo facendo. Carlo incredibilmente riusciva a domare quel GS e le moto salivano, il fondale era un po' sconnesso, ma si riusciva a salire ancora, ce la potevamo fare. Qui ho capito che c'era un problema. La ruota stava slittando, il posteriore non teneva, il fondale diventava sabbioso. Qui è un casino. Speriamo non salga. Aspetta! Carlo! Apri! Gas! Vai, vai, vai! Ti volevo fermare per dirti sgonfia, perché qui sennò non si sa. Qui sgonfiamo un po' di più. Ma proprio... Non si va da nessuna parte, sennò. Se diventa troppo smosso, no. Se il fondo è molle così, guarda che impronte che lasciamo. No, dico, vuoi salire prima te o vuoi che salgo prima io? No, faccio andare prima davanti te che voglio vedere come va sulla tua. Ok. Io mi so regolare. Tanto lì, una volta fatto quel pezzo, spiana e si può fermare. No.
da fare, la ruota posteriore non aveva grip, la moto non teneva. No? Bah, chi lo sa, forse un pilota più esperto, delle gomme diverse, o anche io stesso riprovandoci, sarei potuto anche salire. Il problema è che sapevo che questo non era il pezzo più ripido e più smosso, ma ce n'era un altro molto più difficile e quindi non si saliva. Ah, va bene. Ok. Diciamo che se succedeva lì era meglio. Molto. Hai fatto bene a fermarti qua. Sì, ma... Va bene, ora ci si diverte. Era un anno che non facevo così tanto sport, mi sei mancato. Non mi ricordavo che a te volevi mandare. Aspetta. Ce l'ho. Lasciala, mettiti comodo, ce l'ho. Allora. Siamo perfetti. Metto la marcia dentro e poi non si muove. Allora. Oh. Ah, la moto va giù. Lasciala scorrere senza toccare il davanti. E io proprio quello che volevo evitare, ovvero sdraiare la moto, era successo. E inoltre avremmo capito che tanto se non salivo con la Desert, sicuramente Carlo non sarebbe salito col GS Adventure. E quindi c'era solo una cosa da fare. Questo lo vedo malino. Quasi piacevole, quasi. Non avevo il culo stretto di più. Vai, andiamo, vai. Questa cava è la mia maledizione. 3 volte su 4 che cerco di salirci, non ci riesco a salire. Incredibile. Ah, questo è il pezzo gradevole. Molto verticale. Ma alla fine che è meglio farla in piedi, perché seduto proprio non hai controllo di quello che succede per niente, c'è semplicemente la moto che ti porta. Troppo pericoloso, bisogna fare così. Salire era difficile, ma scendere con queste moto così pesanti e un fondo così smosso non era proprio entusiasmante. Vabbè, ho capito. Quando avrò una moto leggera, io non ho detto se, ma ho detto quando, allora tornerò qua su e salirò. E adesso metto una pausa a queste salite perché non è possibile lavorare così. Io direi che un pranzo, che dici? Io credo che Carlo, a sapere che la mattinata sarebbe andata così, forse non veniva neanche a passare su questi sterrati, ma forse non ci venivo neanche io, Comunque avevamo bisogno di rilassarci un po', fare un po' di asfalto e vedere bei panorami. La strada che scende dal passo del Vestito verso il mare è semplicemente incredibile, di un panorama pazzesco, e quelle curve che si affacciano sul mare lasciando le montagne alle spalle sono bellissime. Però non ci saremmo diretti sul mare. Avevo trovato, guardando le mappe, una sorta di valle, insomma non sapevo neanche io bene dove stessimo andando, però sembrava interessante.
questa strada sembrava risalire un corso d'acqua che non so bene da dove venisse, ma soprattutto dopo poco l'asfalto si interrompeva e proseguiva con una strada sterrata. E direi che qui finisce, dove cazzo siamo finiti? Madonna, che meraviglia, boia, questi posti qua sono... Eravamo arrivati nel posto giusto. Beh, che dire, cioè, guardate dove siamo. Questo è tipo una sorta di teatro, teatro, sì, l'anfiteatro è quello tutto completo, no? Vabbè. Guardate là. È una roba... Alla fine veramente non serve andare dall'altra parte del mondo per sentirsi dall'altra parte del mondo, basta venire qua. Ci dovevamo avviare, purtroppo la luce stava per terminare e il freddo stava già arrivando. Dovevamo lasciare questo posto incredibile e purtroppo chiudere qui la giornata. Ah, che roba, che bello. Il giro era finito, avevamo visto posti incredibili e ci eravamo anche messi alla prova sotto tanti punti di vista. L'unica cosa che mi rimaneva da fare era ringraziare Carlo per la compagnia, l'amicizia e il sostegno che mi aveva dato, soprattutto per riniziare a fare quello che alla fine è una mia grande passione. E che dire, grazie Carlo, ci vediamo alla prossima.